Ciao musicofili, è un piacere e un onore essere qui oggi con il grande Saturnino. Ciao, come stai? Ciao, un onore anche per me essere qui con voi, tutto bene? Allora, senti, raccontaci un po', quali sono stati i sacrifici che hai dovuto fare per diventare un musicista? Ma in realtà io ho avuto un'esistenza fino adesso veramente felice. Cioè sono nato in una famiglia serena e mi hanno iniziato lo studio della musica da piccolissimo, a 5 anni ho iniziato a studiare violino. Sono cresciuto ascoltando classica, liscio, cantautore italiano, Police, capito? Un bel Bob Marley. In tutti i generi musicali? Tutto, sì. E da questi generi io mi sono fatto assolutamente attraversare. Poi a 14 anni ho iniziato suonando il basso. In realtà non mi è costato nessun sacrificio. Cioè sono sempre stato parecchio determinato, cioè mi piaceva questa cosa qua e per fare questa cosa ho mollato la scuola. Non ho neanche finito le superiori, quindi credo che più che far sacrifici serva una grande determinazione, una forza di volontà. La mia famiglia mi ha sempre sostenuto anche nelle mie scelte, quindi fino adesso è andata bene così e spero di continuare per altri 50 anni. Preferisci di più le situazioni di lavoro in studio oppure le situazioni live sul palco? Ma innanzitutto ti direi che non la vedo come un lavoro, cioè non vivo questa cosa come un lavoro, ma lo vivo come una passione remunerata. Cioè come aver fatto tipo 6 al Superenalotto, cioè ho già vinto il Superenalotto in questo senso. Certo. E entrambe le situazioni sono situazioni che mi divertono. Cioè quella dello studio, per esempio partecipare a progetti a produzioni di eccellenza come quelle di Lorenzo, che insomma sono produzioni importanti, no? Certo. Che coinvolgono parecchi giorni di lavoro in studio, in studi molto belli, sono come dire, enormi opportunità che si ripetono ogni volta, no? Perché magari arrivando da un disco di successo ti trovi a lavorare alla pre-produzione, cioè alla fase nascente di un progetto, ed è come se ridai le carte un'altra volta, no? È come giocare a poker e dici ok, è andata bene una mano, vediamo che succede adesso. Sì, è sempre una sfida, no? Però devo dire, l'aspetto del tour mi affascina parecchio perché è veramente una dimensione parallela alla vita reale. Cioè tu per 3 mesi, 4 mesi sei con una sorta di seconda famiglia, no? E convivi tutto, gioie e dolori, e sei in viaggio, vedi sempre posti nuovi e c'è una battuta appunto che sta nel film L'Albero, no? Cioè che è proprio una figata di vita, è una meraviglia. E poi c'è un'altra cosa che è divertente dell'aspetto dello studio, è che mi è capitato di registrare pezzi che poi sono diventati dei grandi successi, no? Certo. E in quel momento è strano perché percepisci che c'è un'energia fortissima, però non ti rendi conto di quanto poi può diventare un successo un brano, o certe volte mi sono trovato ad assistere alla nascita di un capolavoro, cioè, e stavo solo lì da spettatore. Cioè c'ho un sacco di aneddoti da raccontare davanti al camino in vecchiaia. Raccontacene qualcuno allora, almeno uno. Ma quello tipo, che ti ricordi l'ombelico del mondo è stato registrato in 7 versioni, 8 versioni. E poi è l'inedito di un best. Quindi è un pezzo che è nato proprio è l'inedito di un best, ma nessuno si aspettava che potesse diventare una roba così grande e così longeva, no? Perché Certo, ad anni di distanza. sono passati un sacco di anni, quasi 15, e ogni volta che parte quel pezzo lì sembra che è la prima volta. Negli anni hai lavorato ovviamente con artisti totalmente diversi. Cosa comporta trovarsi a confronto con artisti dalle caratteristiche diametralmente opposte a volte? Beh, in realtà ci ho sempre collaborato dando un contributo che era il mio, no? È come io ho sempre visto il lavoro in studio un po' come quello dell'attore. Cioè tu sei a totale servizio di chi sta facendo l'opera, no? Certo. Quindi sei lì, sei pronto, porti le tue armi, no? Che sono i tuoi suoni, i tuoi timbri, il tuo proprio il tuo essere. La personalità propria.
non lo so, tutte le collaborazioni sono state stupende, tranne in alcuni casi dove in realtà il produttore non aveva le idee chiarissime, no? Quindi vedi che proprio non funziona, è come il sesso, no? Cioè, vedi proprio, certe volte non funziona proprio dall'inizio, Non c'è perché il chimia. produttore ha una visione che però non è perfettamente a fuoco. Quindi tu dici, ok, io ti do il mio contributo, però se tu non hai le idee molto chiare Non andiamo da nessuna parte. non andiamo da nessuna parte, quindi bisogna, credo, essere bravi a intuire questa cosa, cioè devi vedere quando può nascere qualcosa di interessante, perché alla fine l'arte, cioè la musica, il linguaggio musicale è un linguaggio che nasce veramente come una piccola ghianda che poi può diventare una quercia, come può non diventare niente. Però la cosa bella è che con tutti è rimasto un rapporto veramente di grande empatia, cioè ci si rincontra anche a distanza senza vedersi per parecchio tempo, e poi ci si rincontra, ci si riaggiorna, si fa l'aggiornamento software. Per esempio l'altro giorno ero a Catania, che ero andato a fare un DJ set e ho incontrato Battiato al controllo dei passeggeri, no? In aeroporto. Lui stava in una fila, ero in un'altra, siamo usciti dallo scanner così con le mani in alto, sembravamo ostaggi di una rapina, no? Tutti e due così. E ci siamo salutati ed è stato divertente, siamo rimasti a parlare un'ora perché i tempi d'attesa erano quelli. Certo. Senti, hai parlato di stile personale. Un bassista come può lavorare a costruire il proprio stile e soprattutto il proprio stile è solamente un dono di natura oppure è un qualcosa che si può costruire? Ma lo puoi. Devo dire che con me la natura è stata veramente benevola, perché insomma, se già riesci ad andare a tempo, nasci, vai a tempo, c'è un po' di senso del ritmo, va già bene, c'è un po' di orecchio, va ancora meglio. Poi se tu riesci col tempo ad affinare queste cose, no? Cioè non è in realtà che ti crei uno stile, vai semplicemente a beccare uno spazio vuoto. Cioè io nel periodo in cui andavo in giro con Lorenzo, andavamo e facevamo promozione, eravamo in due. Cioè quindi automaticamente la figura del bassista, visto che c'è già il cantante, diventa più sottolineata, no? Certo, più importante. E ci sono sempre stati chitarristi, quindi arrivi con il basso e crei uno spazio che era vuoto. O come aver fatto un disco di basso solo nel 94 che era testa di basso, cioè negli Stati Uniti sono cose che facevano già da una vita, no? Certo. Cioè un musicista fa un disco da solo, qua era una cosa rara, no? Sì. Quindi col tempo in realtà tu non è che ti crei lo stile tuo, ma professi un verbo, no? Che è quello del basso. E quando incontro un ragazzino che ha magari 18 anni, che mi dice ho 16 anni, io ho imparato a suonare il basso perché sono venuto a vedere un vostro concerto, per me è la più grossa soddisfazione del mondo, no? Essere Poi di ispirazione. è importante continuare sempre su quella linea, no? Certo. Cioè, mi piace definirmi un bassista, cioè a me piace. Poi posso suonare la batteria, posso suonare la chitarra, posso andare avanti senza mai perdere però quello che è la ghianda, la mia ghianda è il basso, no? Certo. Ho iniziato a suonare il basso a 14 anni. Come bassista, parlando della tua strumentazione, immagino che avrai cambiato negli anni, provato. Hai finalmente trovato la pace dei sensi oppure sei sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e di una sperimentazione anche a livello di strumentazione? Ma io in realtà ho fatto un lavoro sempre a togliere. Sono partito che ti serve tanto, no? Poi piano piano vai a togliere anche sullo strumento. E quindi parto, magari inizio col 6 corde e poi ritorno. Adesso sto suonando per esempio con un P-Bass Custom Shop, che è proprio L'essenziale. sì, l'essenziale, no? Poi collaboro da un po' di anni ormai con questa ditta che si chiama Noah, che costruisce strumenti in alluminio aeronautico scavato dal blocco grezzo col manico in legno, no? Fantastico. E anche lì è proprio quasi un Telecaster bass, proprio l'essenziale. Comprare un'elettronica molto sofisticata, più potente. Collaboro da un po' di anni con Pierangelo Mezzabarba di Masotti, no? Per cercare di incastrare gli effetti in maniera come dire, sempre
consono a quello che è il tour la canzone che si sta facendo, c'ho un sacco di pedali sparsi per casa, però la pace dei sensi in realtà non la trovi mai, è sempre bello essere alla ricerca, no? Però quello che ricerco sempre è il timbro, cioè non è lo strumento in sé, è il suono che esce, che mi piace, che mi incuriosisce, no? Visto che oggi puoi fare qualsiasi suono di sintesi, è meglio sul suono analogico lavorare su quello, no? Quindi provo un sacco di corde, provo un sacco di pick up, c'ho un po' di Frankenstein a casa, no? Di strumenti che hanno il pick up di uno. Quindi esperimenti vari. Sì, mi piace. Poi c'ho un sacco di tempo libero, quindi vado rompendo i coglioni a tutti, no? Tipo c'è questo liutaio a Milano che ha aperto un laboratorio di liuteria in un posto anche bello, sui Navigli. Quindi la mattina tipo accompagno la mia fidanzata che va al lavoro, io vado in moto, vado lì e passo mezza giornata, capito? Porto le brioche e intanto mi metto lì a... Ma senti un po' quel basso, gli puoi svitare una cosa e metterci in un'altra. E lui... Quindi è una sperimentazione continua. Si continua, proprio continua. Il futuro di Saturnino? Questa lo sai che è una bella domanda, perché me l'ha fatta anche Lorenzo, ti diceva tu come ti vedi tra 10 anni? Che poi sai quando uno che ti vuole bene ti fa una domanda così è quasi perché è un effetto specchio, no? Ma in realtà io, avendo cominciato presto, voglio soltanto portare avanti e come si dice, prorogare il più possibile la mia situazione attuale. Cioè una cosa che pensavo 10 anni fa e come vedi... Continua. C'è quel libro, come si intitola? The Secret, no? Che tu una cosa la devi desiderare, ci devi pensare e non riesco a pensare a un'altra cosa. Cioè ci ho provato a pensare, tipo, però potrei fare, che cazzo potrei fare? Alla fine che fai? Se non avessi fatto il musicista? Probabilmente avrei trasformato Plexigas, che è il lavoro che fa mio padre, che continua a fare, che ha quasi 80 anni. Cioè se non va a lavorare si sente male. Alla fine devi continuare a fare quello che devi fare. Quindi ci rivediamo fra altri 10 anni per un'altra intervista. Ma sicuramente, ma lo spero tanto, voglio dire, voi vi sarete ingranditi e avrete fatto questo sito pazzesco Speriamo. con 1 miliardo di contatti. Grazie mille. Ma di che? Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.